Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Ferrero e sono un chirurgo ortopedico con un interesse particolare nella chirurgia del piede e della caviglia. Prima di tutto desidero sottolineare come questi video non siano pensati solo per i pazienti, ma vogliono essere un supporto anche per i medici di famiglia e i fisioterapisti, che desiderano ad esempio offrire alle persone delle informazioni, spero utili per comprendere meglio il loro percorso di cura. Se pensate che il mio lavoro possa essere utile a voi o ad altri, vi prego quindi di condividere questo canale a cui vi chiedo anche di iscrivervi. Quando un chirurgo impianta del materiale metallico, ad esempio per stabilizzare una frattura o correggere una deformità del piede, i pazienti spesso fanno due domande. Dovrò togliere i mezzi di sintesi impiantati? Se volete sapere la risposta, vi invito a guardare il video dedicato che troverete alla fine di questa presentazione. L'altra domanda che concerne nello specifico questo video è se la placca o le viti impiantate faranno suonare il metal detector in aeroporto. È un dubbio peraltro molto comune ed è assolutamente normale chiederselo, soprattutto se viaggiate spesso. La risposta non è uguale per tutti. Dipende infatti dal tipo di impianto, dal metallo con cui è fatto e perfino dalla sensibilità del metal detector che utilizzano gli aeroporti. In questo documento voglio spiegarvi brevemente come funzionano i metal detector e quali impianti ortopedici possono essere rilevati. I metal detector basano il loro funzionamento sul fenomeno dell'elettromagnetismo. In altre parole, usano una bobina che funziona sia da trasmettitore che da ricevitore. In altre parole, la bobina invia dei brevi impulsi di corrente molto intensi e ciascun impulso genera un campo magnetico istantaneo. Quando l'impulso di corrente finisce, il campo magnetico scompare rapidamente, invertendo la polarità e creando quindi un picco elettrico. Subito dopo parte un nuovo impulso. Questo ciclo si ripete circa 100 volte al secondo. Se c'è un oggetto metallico, il campo magnetico generato dall'impulso del trasmettitore scatena nel metallo che trova un campo magnetico opposto, che quindi si somma al primo campo magnetico, che quindi dura complessivamente più a lungo. Si crea in sostanza come una specie di eco magnetico. Il segnale è quindi inviato ad un integratore che lo amplifica e lo converte in corrente elettrica che produce il beep dell'allarme. I metal detector più avanzati usano più coppie di bobine poste a diverse altezze che permettono quindi di capire in quale zona del corpo si trova il metallo. La sensibilità di questi strumenti è regolabile, variando quindi da un'alta sensibilità che rileva oggetti più piccoli fino ad arrivare ad una bassa sensibilità che però riduce di conseguenza anche i falsi allarmi. Questi campi magnetici non emettono radiazioni, non sono pericolosi e non influenzano un impianto ortopedico. Sono quindi strumenti sicuri anche in pazienti portatori di pacemaker o impianti medici, in donne incinte o persone che volano frequentemente. Quando andate in aeroporto potete trovare principalmente tre tipi di metal detector. Il primo è il classico portale, quello che sembra la cornice di una porta e che è denominato WTMD, che sta per Walk-Through Metal Detector. Il secondo sistema è il metal detector manuale che il personale utilizza per controllare più specificamente un punto del corpo. Funziona con lo stesso principio del metal detector a portale, ma è più mirato. Il terzo tipo è il body scanner, molto più preciso degli altri avendo una risoluzione molto maggiore. Può utilizzare onde millimetriche o in alcuni casi i raggi X a bassissima energia, creando un'immagine dettagliata del corpo e permettendo agli addetti della sicurezza di individuare eventuali oggetti nascosti. Anche questo sistema risulta essere sicuro e non rappresenta un rischio per un impianto in metallo. Esistono diversi tipi di impianti metallici ortopedici. Alcuni sono piccoli come le viti o le placche
che si usano per le fratture del piede o della mano, mentre altri, come le protesi di anca o di ginocchio o i chiodi endomidollari, sono decisamente più grandi e contengono quindi una quantità maggiore di metallo. Ci sono poi fili di Kirschner, i cerchiaggi, le graffette e in alcuni casi fissatori esterni, che sono delle strutture che rimangono al di fuori del corpo. I metalli più utilizzati in chirurgia ortopedica sono tre. Il primo è l'acciaio chirurgico, che è resistente, affidabile e molto diffuso, ma poiché contiene ferro è più facilmente rilevabile dai metal detector. Il secondo metallo è il titanio, un materiale più leggero, biocompatibile e non ferromagnetico. È molto ben tollerato e interferisce poco con i controlli, anche se poi ha un costo maggiore e può essere meno resistente alla torsione durante la lavorazione. Il terzo tipo di metallo che usiamo è una lega di cromo, cobalto e molibdeno, che è maggiormente utilizzata nelle protesi di anca e di ginocchio. Non tutti gli impianti fanno scattare l'allarme e questo è un punto importante. La probabilità che il metal detector suoni dipende soprattutto dalla quantità di metallo. Un impianto quindi grande come una protesi totale di anca o di ginocchio può avere un'alta probabilità di essere rilevato. Lo stesso vale per i chiodi lunghi che sono inseriti ad esempio nel femore o nella tibia. In linea di massima possiamo dire che gli impianti inseriti a livello del bacino, delle anche, del femore e della tibia hanno un'alta probabilità di far suonare il metal detector, mentre gli impianti inseriti a livello della spalla, del braccio o dell'avambraccio hanno un rischio che varia da medio a medio alto. Invece gli impianti inseriti a livello del piede della caviglia, tranne la protesi della caviglia, hanno un rischio generalmente basso di far suonare l'allarme. Si tratta naturalmente di indicazioni generiche e non rappresentano quindi delle regole assolute. È possibile infatti che a livello del femore o della tibia siano stati inseriti degli impianti con poco metallo e quindi anche in questo caso il rischio di far suonare il metal detector sarà basso. Anche il tipo di metallo ha la sua influenza. Acciaio e cromo e cobalto sono più facilmente riconoscibili dal metal detector, mentre il titanio molto meno. C'è poi da dire che ogni aeroporto imposta una sensibilità diversa dei metal detector, per cui in alcuni casi l'allarme suona, mentre in altri casi no, anche con lo stesso impianto. Se il metal detector si attiva, l'agente della sicurezza farà un controllo rapido con il metal detector manuale oppure vi indirizzerà al body scanner. Il metal detector non danneggia l'impianto, lo ripeto ancora una volta, non lo sposta, non lo scalda e non crea alcun tipo di rischio per la salute. Per rendere tutto più semplice ci sono pochi accorgimenti utili. Primo tra tutti quello di portare sempre con voi un documento o una tessera che certifichi il tipo di impianto che avete ricevuto. Normalmente, ad esempio, dopo l'impianto di una protesi di anca o di ginocchio, l'ospedale vi lascerà una specie di tesserino che potete poi tenere nel portafogli perché più o meno ha le dimensioni di una carta di credito. Se volete evitare il passaggio nel portale, potete dire in anticipo all'agente della sicurezza che avete un impianto ortopedico. Se viaggiate spesso, chiedete comunque al vostro chirurgo un certificato in inglese. In ogni caso non c'è bisogno di portare le radiografie perché non le chiedono e non hanno poi alcuna utilità. Un altro consiglio poi è quello ovviamente di cercare di presentarvi sempre con un po' di anticipo, in modo da gestire eventuali controlli aggiuntivi senza stress e senza fretta. La maggior parte delle persone con mezzi di sintesi ortopedici può viaggiare quindi senza nessuna difficoltà. Gli impianti piccoli quasi sempre non sono rilevati, mentre quelli più grandi come la protesi di anca o di ginocchio oppure i chiodi di femore o tibia possono invece far scattare l'allarme del metal detector, ma si tratta comunque solo di una semplice procedura di sicurezza, senza poi alcun rischio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale. Grazie.